panorama, la lingua, le tradizioni e i comportamenti quotidiani costituiscono il volto di una città, ma la pressante globalizzazione sta via via cancellando gli elementi tipici e unici propri di ciascun luogo. Anche la Firenze, la cosiddetta fiorentinità che si poteva respirare percorrendo le sue strade, si sta progressivamente dimenticando e i locali antichi che hanno fatto la storia non solo della città ma d'Italia si vanno sostituendo a marchi e oggetti che si possono trovare identici in ogni città del mondo. Fortunatamente c'è chi va controtendenza, anzi ritrova nuova fortuna e si rilancia, come la farmacia di Santissima Annunziata presente a Firenze dal 1561. 450 anni fa nasce questa spezieria che poi rimane nel tempo, farmacia, erboristeria, comunque sempre stessa caratteristica. Attorno al 1700 viene apposta un'annunciazione, un disegno dell'annunciazione proprio sopra l'entrata della farmacia, ed è proprio per questo che la farmacia ha questo nome, che non è dovuto alla Chiesa come tanti credono, ma questa annunciazione, la Santissima Annunziata della Madonna, quindi veniva chiamata nel 1800 e qualcosa la farmacia all'insegna della Santissima Annunziata, accorciandola fino al 1900 la farmacia alla Santissima Annunziata, e quindi questo è il nome. Si deve quindi a Domenico di Vincenzo Brunetti, immatricolato nel registro degli speziali nel 1558, l'inizio di questa attività al numero civico 80 dell'odierna Via dei Servi, la rettilinea che corre dal Duomo al convento di Santissima Annunziata, il cui ospedale degli Innocenti si arricchì del loggiato del Brunelleschi nel 1419. Questi arredamenti vengono ricondotti a mai un'epoca precisa, quindi si pensa che possano essere del 1700, la parte magari più bassa del 1600, fino a dei fregi che sono del 1800. Non era mai stata tenuta tutto questo mobilio con tanto amore, quindi abbiamo deciso di dargli un po' di respiro, ripulire tutto quanto, restaurarlo, anche perché l'alluvione ha fatto vari danni, quindi gli abbiamo dato un po' di vita, hanno ripreso un colore proprio per mantenimento, perché insomma è storia. Da sempre l'antica farmacia conserva una particolare tradizione nella formulazione di galenici e prodotti dermatologici. Dalle antiche lavorazioni fatte a mano con spatole e pestelli ne ha sostituito la preparazione con moderni macchinari ed attenti controlli di qualità. Formule antiche, più materie prime in continua evoluzione, più moderno marketing, ed il marchio Santissima Annunziata è sbarcato prima fuori regione, poi in Europa e infine in Oriente, portando nel mondo tradizioni fiorentine. Quando fu acquistata la farmacia dalla nostra famiglia c'erano delle ricette, ma erano molto semplici. Quindi è stato anche un problema rifarle, perché anche i macchinari vecchi che abbiamo trovato sì, funzionavano ma no. Allora è stato tutto uno studiare, un qualcosa sempre di miglioramento sia nella formula che nel macchinario, fino a cercare macchinari moderni per però ricostruire dei prodotti, sempre comunque andando a migliorare e aumentando la gamma, che fossero adeguati a ciò che richiede il mercato. Siamo sempre andati allargandoci, passando dal cosmetico anche alle fragranze, e tanto che questo interesse si è allargato da parte di tanti in tutta Italia. Siamo in vari negozi, in Europa e l'Oriente, nonostante questa crisi. Si vede che apprezza la qualità e ricercano ovviamente qualcosa che sia storico, che abbia dietro una storia. Essere di Firenze conta molto, e essere soprattutto in questa posizione, chi può venire a trovarci perché siamo accanto al Duomo. E conta perché Firenze, un americano che viene qua e sente che abbiamo 450 anni, loro sono nati 500 e poco più anni fa, rimangono strabiliati. Sì, i nostri prodotti sono ambasciatori del Made in Florence. L'atmosfera è particolare, il suo carattere è unico e imprescindibile. L'esempio della farmacia di Santissima Annunziata, che non si è arresa al rincaro degli affitti e sfida i consumi orientati dalla pubblicità milionaria, è un esempio per tutti i negozi storici fiorentini a trovare in sé la forza di intraprendere nuove vie di sviluppo. Un esempio per la città che anche grazie a loro mantiene fortissima l'identità fiorentina.